Il 12° test è dedicato alla percezione timbrica. Ci concentreremo sul riconoscimento degli strumenti. La nostra attenzione sarà puntata sul timbro, la voce, e quindi il riconoscimento dei singoli strumenti. Questa prima parte, prima dell'ascolto degli strumenti e quindi del loro riconoscimento, è finalizzata a darvi qualche dritta, un consiglio, suggerimento, per affrontarla il più serenamente possibile. Riconoscere gli strumenti non è una prova che incute timore. Molti strumenti sono patrimonio nostro. Alcuni strumenti sono più facili da riconoscere di altri, su questo non c'è dubbio, perché li abbiamo sentiti tante volte, insomma, pianoforte, chitarra, ci è sicuramente capitato di sentirli. La nostra memoria li ha sicuramente incamerati. Altri magari sono un po' meno conosciuti, insomma, riconoscere un oboe o un'arpa non sono così frequenti nelle nostre memorie. Allora, vi dovesse capitare di avere qualche dubbio, il consiglio che vi do, il primo consiglio, è quello di non avere fretta. Prima di tutto non c'è un tempo per dare le risposte, vi potete prendere tutto il tempo che volete e risentire i brani quante volte volete. E questa è la prima cosa fondamentale. La seconda magari può essere, come dire, un metodo per aiutarsi a riconoscere gli strumenti. Partire dal macro per arrivare al micro, ovvero sento uno strumento, ma non lo riconosco. Comincio a pensare a quale gruppo, qual è il materiale, che cosa produce il suono? Corde? Fiato? Percussione? E già questi 3 grossi gruppi mi danno un'idea. Scelto? Raffino la selezione. Se sono corde, come vengono messe in vibrazione? Pizzicate, strofinate, percosse. Se sono fiati, saranno dei legni, quindi un suono più magari dolce, morbido, ottoni più potenti, oppure riesco anche a riconoscere le imboccature, una doppiancia con un suono un po' più stretto e nasale. Se sono percussioni, il grosso aiuto e la grossa cosa da tenere presente è se sento una melodia, allora devo indirizzarmi su strumenti a percussione a suono determinato, cioè che possono fare delle note, se no sono dell'altra parte, cioè a suono indeterminato. E già questo è un aiuto per arrivare probabilmente all'individuazione dello strumento esatto. Mi raccomando quindi, prima di tutto la calma, ascoltatelo con attenzione e poi nel caso fate proprio un lavoro di selezione per arrivare a una possibile scelta. Adesso vi lascerò l'ascolto di questi 5 strumenti accompagnati da delle immagini che sono scelte per aiutarvi a concentrare, non certo per condizionarvi o distrarvi, vi possono solo aiutare. Riascoltateli quante volte volete e una volta che avete chiare le vostre idee, fate il test che trovate subito qua sotto se siete su Musica Diffusa, oppure trovate il link per arrivare rapidamente al test. Quindi buon lavoro, buon ascolto e calma. Alla prossima!